Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tales. Io sono Valeria e più o meno ogni settimana vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche, anche se da un bel po' di tempo che non portiamo contenuti accademici, dobbiamo rimediare, e in generale però parliamo di sostenibilità ambientale applicata al mondo tech per capire dove siamo, cosa stiamo facendo e parlare di innovazione che sia effettivamente un'innovazione responsabile e che possa in qualche modo contribuire positivamente a quello che è il mondo tech rispetto a come lo conosciamo. Questa settimana sono davvero felice di poter portare nuovamente una notizia riguardante uno dei miei paesi preferiti quando si parla soprattutto di innovazioni curiose, e probabilmente qualcuno di voi, i veterani del canale, avranno già capito di che paese sto parlando, e infatti sto parlando del Giappone, esattamente. Dopo un bel po' di tempo, infatti, sono riuscita a trovare una notizia piuttosto recente, o comunque con degli sviluppi abbastanza recenti, che però riguarda il Giappone e un'impresa particolarmente interessante secondo me dal punto di vista delle tematiche che affrontiamo su questo canale. Infatti nella puntata di oggi vi parlo di una partnership tra due aziende. La prima si chiama Impex, mentre l'altra si chiama Osaka Gas, e queste due aziende si sono appunto date la mano per portare avanti un progetto che riguarda la creazione del più grande impianto per la produzione di metano sintetico tramite il processo di metanazione. Il processo di metanazione, detto così, sembra qualcosa di folle, e soprattutto non sappiamo mai se stiamo dicendo metanazione o metanazione, però questo è un mio grosso problema, soprattutto mentre stavo preparando questa notizia, però divagazioni a parte, che cos'è il processo di metanazione? Questo processo consiste nella trasformazione dell'anidride carbonica e dell'idrogeno in metano sintetico, con l'obiettivo di ottenere un gas che sia carbon neutral da poter utilizzare nelle reti di gas, nei gasdotti esistenti, quindi poter utilizzare un tipo di risorsa carbon neutral per l'utilizzo comune, quindi utilizzo residenziale e da parte di normali esseri umani. Ma che cos'ha di interessante questo processo e soprattutto perché ne stiamo parlando qui? In primis perché vi ho detto prima, vi ho citato il metano sintetico. Per metano sintetico si intende appunto quello che dicevamo prima, quindi un gas carbon neutral, però che non è così semplice, nel senso che per poter arrivare ad un gas di quel tipo bisogna fare attenzione alle materie prime utilizzate nel processo e in generale a come vengono trattate quelle risorse. Dicevamo appunto la CO2, ma anche l'idrogeno. Qui l'idrogeno ha un ruolo particolarmente rilevante perché la produzione di metano sintetico effettivamente si ricollega a come viene prodotto quell'idrogeno, a come viene trattato, e quindi se si stanno utilizzando delle energie rinnovabili a supporto per la produzione dell'idrogeno oppure no. Probabilmente l'ho spiegato malissimo, ma il punto è che va valutato il modo in cui viene prodotto l'idrogeno. Infatti, se l'idrogeno utilizzato per il processo di metanazione arriva da energia rinnovabile, allora si può dire di aver prodotto un gas carbon neutral. In caso contrario, in base al processo che viene utilizzato per la produzione, possono essere state prodotte anche grandi quantità di CO2, quindi non è detto, come sempre dipende, e dipende da una serie di fattori e dobbiamo quasi sempre fare dei passettini indietro per capire che cosa abbiamo fatto e che cosa hanno comportato quelle scelte nel processo prima. Ma vi dicevo prima che per questo progetto ci sono delle notizie, abbastanza recenti, quindi dei mesi scorsi. Però questo progetto è iniziato in realtà nel giugno 2023, quindi quasi 3 anni fa, e le prime operazioni di test si sono svolte nel 2025, mentre nel 2026, o comunque nei mesi che verranno rispetto a questo video, è previsto l'inizio degli esperimenti dimostrativi. Ma vi starete chiedendo, abbiamo parlato dell'idrogeno, ok, ma la CO2 da dove arriva? E poi com'è strutturato questo, cioè come funziona e qual è
diciamo, lo scopo di questo grandissimo impianto. Una domanda per volta. La CO2 arriva da un impianto che è l'impianto di Koshijihara, spero di averlo detto bene, lentissimo ma bene, che appunto fornisce la CO2 come materia prima per la produzione del metano sintetico. E come vedevamo prima, ricordatevi, metano sintetico deve derivare da, diciamo, un idrogeno che sia green, virgolettato, e poi abbiamo appunto la CO2 che tendenzialmente arriverà da dei processi di cattura della CO2 tramite processi industriali oppure tramite cattura dall'atmosfera. Vi dicevo prima che sono stati effettuati un po' di test sia nei mesi scorsi e poi ci saranno altri test dimostrativi nel 2026. Fino ad ora i primi test che sono stati effettuati hanno avuto un risvolto abbastanza positivo perché il metano sintetico che è stato prodotto ha una concentrazione di metano al 96%, quindi diciamo è un gas che tendenzialmente può essere immesso poi nei gasdotti e questo è diciamo il prossimo passo del progetto, quindi l'immissione effettiva del metano sintetico nei gasdotti tramite l'impianto che vedevamo prima, ovvero quello che fornisce la CO2 ed è appunto l'impianto di Koshijihara. Ma dicevamo prima e facevamo un po' più di attenzione all'idrogeno e fin qua va bene per capire appunto che tipo di prodotto stiamo andando a effettivamente produrre, ma il punto è che ha grande importanza capire sempre come viene prodotto un certo gas per poterlo definire effettivamente green o carbon neutral o tutte quelle belle parole chiave che ultimamente diciamo vengono un po' anche sparate a caso, ma non si può più e lo vedremo nei prossimi video, quindi vi sto dando un piccolissimo spoiler. Ma l'impianto che appunto è alla base di questo progetto ha ricevuto una certificazione che viene chiamata Clean Gas Equivalent Certification, ovvero una certificazione che attesta l'effettivo valore ambientale del metano sintetico e questa certificazione è stata consegnata qualche mese fa, se non ricordo male, proprio a gennaio 2026. E che cosa vuol dire questo tipo di certificazione? Praticamente attesta la produzione di gas pulito, quindi attesta che i processi che sono stati seguiti effettivamente permettono di produrre un gas che sia carbon neutral. Quindi incrociamo le dita e ci fidiamo di questa certificazione. Però c'è un altro punto che diciamo va a favore di questa notizia positiva ed è il fatto che le aziende coinvolte nel progetto Impex e Osaka Gas hanno entrambe annunciato pubblicamente una serie di commitment che hanno per i prossimi anni proprio per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e implementazione appunto di processi e creazione di gas carbon neutral per poter essere utilizzato poi a livello residenziale, quindi nei comuni cittadini, e questo tipo di gas che dovrà essere appunto prodotto si rifarà proprio al processo di metanazione della CO2, quindi il processo che vedevamo all'inizio che è alla base di questo enorme progetto. Quindi speriamo che i test dimostrativi vadano per il meglio e sicuramente vi porterò qualche aggiornamento su questo grossissimo progetto e questa notizia curiosa dal Giappone finalmente. Ma ultimissima cosa riguardo questa notizia, perché il metano, vi starete chiedendo? Alcuni di voi magari sapranno che in realtà esistono diversi tipi di gas e soprattutto che la CO2 in realtà non è tra quelli più inquinanti sotto diciamo, certi punti di vista. Il metano fa parte della lista di gas che effettivamente sono più inquinanti della CO2, hanno diciamo un impatto molto maggiore, ma il metano, a differenza della CO2, rimane nell'atmosfera per molto meno tempo, quindi si può fare diciamo un gioco su questo tipo di caratteristiche. Avendo il metano un effetto molto più breve, molto virgolettato, è un pochino più semplice andare a lavorare sulla riduzione di questo gas, per cui progetti che permettano di produrre un gas che sia più simile possibile a livello chimico al metano, ma che sia prodotto sotto certi sacri crismi, sostanzialmente va
diciamo a appianare quello che è l'impatto ambientale del metano classico. Questo detto molto molto semplice, e per tutti coloro che studiano chimica o che hanno approfondito un pochino di più questa parte sui gas eccetera, per favore abbiate pietà di me, ma questo è il tempo che ho, se no dovrei restare ad editare video lunghissimi, perché sapete quanto poi spesso cerco di andare nel dettaglio e mi rendo conto di aver preso delle strade parallele e non ricordo più da dove ho cominciato. Ma parlando proprio di notizie che abbiamo accennato in in alcuni video, riportato in altri, eccetera, oggi come seconda notizia, che in realtà non è una notizia, è uno strumento, mi rivolgo a tutti coloro che si occupano di comunicazione, email marketing e tutte quelle belle cose che stanno un pochino più lontano da quello che è il mio focus, però ho trovato uno strumento che secondo me potrebbe valer la pena valutare. Infatti il focus di questa seconda notizia è uno strumento che viene chiamato EcoSend. Magari vi sarà capitato di ricevere qualche email, solitamente sono newsletter, in cui nel, diciamo, footer dell'email c'è un'indicazione sull'impatto ambientale o c'è una fogliolina, c'è una dicitura molto specifica per capire se effettivamente quell'email è stata inviata tramite EcoSend oppure no. Ma per chi non sapesse di che cosa si tratta e in generale di che tipo di strumenti stiamo parlando, sostanzialmente stiamo parlando di un tipo di strumento che permette di gestire l'invio di email programmate, newsletter e quant'altro, ed è, diciamo, da un certo punto di vista l'equivalente di uno degli strumenti più conosciuti che è MailChimp, però che ha un po' più di attenzione all'ambiente. Mentre preparavo questa notizia mi è venuto in mente una, diciamo, piccola metafora o comunque una similitudine. Sostanzialmente EcoSend è la versione per l'email marketing di Ecosia, che è invece riguardo i motori di ricerca. Tra l'altro si dice Ecosia o Ecosia, non lo so, l'ho sentito in entrambi gli accenti, io dico sempre Ecosia, quindi mi dispiace per tutti coloro che mettono l'accento dall'altra parte. Però tornando indietro alla notizia, al focus della seconda notizia, EcoSend è un'azienda indipendente, certificata B Corp, ed è una piattaforma che da un certo punto di vista, per quanto mi riguarda, non ha nulla da invidiare ad altre piattaforme di grosse aziende o comunque più comuni che si occupano di email marketing. EcoSend fornisce una serie di tool gratuiti, quindi non necessariamente dovete pagare un abbonamento, fornisce supporto tecnico e ci tengono particolarmente a sottolineare che il supporto tecnico è svolto da persone vere, quindi non avete un chatbot a cui fare le domande, ma c'è qualcuno effettivamente che vi aiuta. Vi sono poi una serie di informazioni, come vi dicevo prima, legate proprio all'impatto ambientale delle email che potete gestire tramite la piattaforma e un sacco di altre cose. Vi lascio, diciamo, una call to action. Se al momento state utilizzando MailChimp o avete sempre utilizzato MailChimp ma volete provare un'altra strada, non è ADV questa roba, non sto sponsorizzando niente, ma secondo me vale davvero la pena provare uno strumento che diciamo mette nero su bianco che sta facendo attenzione all'ambiente, e non solo, che vi dà una serie di informazioni sulle quali potete basare anche poi la gestione delle vostre email, delle vostre newsletter. E quindi EcoSend secondo me è uno strumento che vale la pena diciamo analizzare, e come dicevo prima, se utilizzate MailChimp, EcoSend vi dà il supporto necessario per migrare nel modo più semplice possibile da una piattaforma all'altra. Quindi se conoscevate già EcoSend, fatemelo sapere, e fatemi sapere anche se utilizzate costantemente la piattaforma, quindi se avete un tipo di abbonamento oppure se utilizzate ancora la piattaforma nella versione gratuita, ma secondo me, ripeto, vale la pena quantomeno darci un'occhiata, quindi come al solito trovate il link
tra i link della puntata nel solito Linktree che è sempre linkato nella descrizione di questo video. E quindi, siccome questa settimana mi ero posta l'obiettivo di pubblicare un video leggermente più breve rispetto all'ultimo, in cui siamo quasi arrivati alla mezz'ora, direi che probabilmente ce l'ho fatta. E come sempre, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, scrivetemi. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se volete sostenere il canale con un caffè, vi lascio come sempre il link Ko-fi qua sotto. Però è sempre lo stesso, non cambia. E scusate, ho detto caffè, va bene, va benissimo anche il tè, non discriminiamo su questo canale. E niente, spero che appunto queste notizie vi siano piaciute e direi che ci vediamo alla prossima settimana. E nelle prossime settimane potrebbe esserci una live stream, però ancora non lo so, vedremo un pochino. Diciamo che la live stream è nell'aria, ma non siamo sicuri. Però vi farò come sempre sapere. E se state ancora guardando questo video, grazie, ci vediamo alla prossima settimana. E se durante il video mi avete visto, diciamo, in una posizione vagamente più scomoda rispetto al solito, il motivo è questo, perché avevo pubblico oggi e come potete vedere si è addormentato, quindi ci vediamo la prossima settimana.